Questa settimana l'Arte del Vangelo racconta due opere sulla Trinità. Di Albrecht Dürer, qui vediamo l'autoritratto con fiore di eringio realizzato a 22 anni, presento l'adorazione della Santissima Trinità all'altare Landauer del 1511, un olio su tavola adesso al Kunsthistorisches Museum di Vienna in Austria. L'opera non solo è firmata con il monogramma dell'artista, ma riporta anche in una composizione molto affollata anche un altro suo autoritratto in basso a destra, con il suo nome esteso e l'anno di composizione. La cornice attuale è una moderna riproduzione, mentre l'originale si trova a Norimberga. Nella città tedesca c'era infatti la Zwölfbrüder Haus, Casa dei 12 Fratelli, una istituzione religiosa cui il ricco mercante commettente dell'opera Matthäus Landauer dedicò ogni sua risorsa. La tavola era destinata alla Allerheiligen Kapelle, cioè Cappella di Ognissanti. Venne poi venduta nel 1585 all'imperatore Rodolfo II e giunse a Praga e di qui poi a Vienna. La Trinità è rappresentata nella consueta modalità di Dio Padre con la corona imperiale, il Figlio sulla croce e lo Spirito tra i cherubini. La folla degli astanti è dipinta sulle scia delle parole di Agostino. Il Battista guida la schiera dei santi e la stessa Maria quella delle sante. Il Papa guida i religiosi e le religiose a sinistra, mentre l'imperatore guida i laici a destra. Tra i religiosi compare anche il committente, un laico, ma che ha condotto vita comunitaria nella Zwölfbrüder Haus ed è guidato da un cardinale. Ci sono tutti, con vesti sontuose o con umili strumenti di lavoro. Il contadino con gli attrezzi per battere il grano, ad esempio. Come capita in Dürer, ci sono anche figure enigmatiche, come la donna, forse una regina, con il volto completamente coperto di veli a eccezione degli occhi. In basso un ampio paesaggio. Naturalmente non lo possiamo dire con certezza, ma chissà, tenendo conto che l'opera è del 1511, potremmo forse leggerla come un presagio dell'imminente nuovo scisma 1517 che di lì a pochi anni scuoterà la Chiesa, un'altra grave ferita dopo lo scisma d'Oriente del 1054. Se Dio è relazione, i credenti spesso si sono dimostrati incoerenti con lo spirito di comunione e hanno contraddetto il Vangelo che pur dicono di professare. Di Romeo Celleghin vediamo la Trinità, un affresco realizzato nel 1946 presso la Holy Trinity Catholic Church in Lorraine, a Cleveland, in Ohio, Stati Uniti. E diciamo pure la verità, accostare Albrecht Dürer a Romeo Celleghin può sembrare un azzardo. Celleghin era un italiano emigrato in Ohio nei tardi anni '20 del secolo scorso e, francamente, le sue qualità artistiche non possono certo competere con quelle di Dürer.
Sarebbe stato più degno, ad esempio, utilizzare la celebre Trinità di Masaccio a Firenze. Tuttavia, la scelta iconografica che di volta in volta propongo non è dettata da criteri esclusivamente estetici, e questi non sono appunti di critica d'arte, ma casomai di iconologia, ma soprattutto vogliono essere un aiuto alla riflessione. Celleghine sceglie di porre il figlio in trono insieme al padre. Siamo quindi dopo l'ascensione. I tre angeli in basso richiamano l'apparizione alle querce di Mamre, quando Dio si manifesta ad Abramo e Sara in forma di tre angeli, preannuncio veterotestamentario della Trinità. Il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, e qui vediamo la tomba dei patriarchi a Hebron, costruita sopra le grotte di Mamre citate nella Genesi. Abramo sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia a tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo». Genesi, capitolo 18, versetti 1-4. La Trinità non è di per sé raffigurabile, tanto che ci sono stati svariati modi per tentare di farlo. Il cosiddetto sarcofago dogmatico del IV secolo mostra tre uomini barbuti che presenziano al momento della creazione di Eva, ma alcuni sostengono che la terza persona sia invece un angelo. Fu ritrovato nell'Ottocento durante la ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura e fa riferimento ai dogmi del Concilio di Nicea del 325. Tre angeli sono chiaramente presenti invece nei mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma, inizio V secolo, e San Vitale a Ravenna. Un'altra scelta iconografica è quella di Santa Maria Capo Vetere, V secolo, in cui sul trono di Dio è posto il rotolo dei Vangeli e la colomba dello Spirito. Ed è la colomba la simbologia che si affermerà in modo pressoché universale. Sono rare le rappresentazioni antropomorfe dello spirito. Qui vediamo di Hugo van der Goes l'altare della Trinità, un olio su tavola circa del 1480 che si trova alla National Gallery of Scotland a Edimburgo, oppure la curiosa scelta di Fridolin Leiber di rappresentare tre Gesù a fine Ottocento. Celleghine si pone quindi nel solco di una lunga tradizione ed è commovente pensare a questo immigrato italiano del Novecento che qui vediamo all'opera e di cui si può leggere in un libro pubblicato proprio a Cleveland che egli ha trasformato le pareti e i soffitti dei santuari in opera d'arte mozzafiato, dando ai supplicanti una sbirciatina nei cieli, angeli, santi e Dio stesso. Una sbirciatina nei cieli che magari dovrebbe anche ispirarci a come ci comportiamo sulla terra. Lo chiamarono persino il Michelangelo di Cleveland. E dunque la Trinità, tra i temi più irrappresentabili dell'arte iconografica, evoca una grande e profonda verità teologica. Dio è unico, ma non è solo. Ed essa riflette anche una verità antropologica. L'uomo è un soggetto, ma è in relazione. Fratelli tutti, ha scritto Papa Francesco. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Giovanni,
al capitolo 16, versetti 12-15.